Che cosa ne pensa della legislazione italiana riguardante appunto il terrorismo? Credo che sia insufficiente perché affronta il problema solo dal punto di vista delle pene, aumento delle pene. Sappiamo bene che chi vuol praticare il terrorismo sicuramente non ha paura di un aumento delle pene. È insufficiente perché non si fa prevenzione, ma è insufficiente anche perché non prevede una politica europea e una politica italiana nei paesi dai quali il terrorismo trae la sua origine. Come hanno più volte detto e ripetiamo ancora adesso, bisogna intervenire in questi paesi perché la democrazia possa attuarsi realmente. È stato nel passato, si è intervenuto nei paesi, in particolare del Medio Oriente, con una guerra, le democrazie occidentali sono intervenute, abbandonando poi a se stessi questi paesi dopo aver devastato militarmente questi stessi paesi. Ecco, forse questa la diplomazia è mancata, in particolare sulla Libia occorrerebbe ricostruire un percorso di dialogo tra le Katibe, cioè tra le tribù che ci sono in Libia, anziché parlare sempre con i presunti capi, che poi in realtà non sono capi, non sono leader, in quanto esistono le varie tribù che hanno una loro autonomia locale. Riguardo alla presentazione del libro che abbiamo potuto ascoltare oggi, lei ritiene come loro che effettivamente le origini del fenomeno siano fondamentali poi per sviluppare delle strategie anche di prevenzione della radicalizzazione nel nostro paese come negli altri? Prevenire la radicalizzazione. Noi siamo un paese radicalizzato cristiano-cattolico, quindi a volte quando si cerca di stigmatizzare la radicalizzazione della religione islamica si pensa quasi come se l'islamismo sia uguale terrorismo, uguale violenza. L'islamismo è una religione e quindi credo forse l'apertura, il dialogo e il più possibile apertura nei confronti di altre religioni come quella islamica può far sì che quelli che sono in Italia non sentano neanche il bisogno, la necessità di contrastare con atti violenti quella che loro chiamano la prepotenza o predominanza della religione cristiana. Quindi secondo me la massima apertura e il dialogo, mi riferisco ovviamente all'Italia, tra le religioni può essere la chiave di lettura.